medicina usa Babbo Natale se una renna cade dalla slitta e rimane a gambe all'aria? Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale o bentornati. In questa lezione vedremo 8 indovinelli e giochi di parole che si riferiscono alle feste natalizie. Mi raccomando, concentrazione qui. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni indovinello avrete 10 secondi per pensarci, ma se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo i 10 secondi vi darò la soluzione e spiegherò. Allora, siete carichi? Iniziamo con il primo indovinello. Che medicina usa Babbo Natale se una renna cade dalla slitta e rimane a gambe all'aria? Al via coi 10 secondi. È il Voltaren. Allora, il Voltaren, adesso vi spiego un attimino come mai. Allora, il Voltaren è una medicina molto comune in Italia, è un antinfiammatorio e un antidolorifico e qui in realtà questo indovinello è semplicemente un gioco di parole con il nome di questa medicina perché voltare, ok, voltare è sinonimo di girare, di capovolgere, di volgere, semplicemente voltare. E poi abbiamo Ren che così ovviamente c'è quasi, insomma, ricorda un po' renna, ok? Quindi l'animale. Quindi quando la renna cade dalla slitta e si trova a gambe all'aria, allora Babbo Natale le dà il voltaren perché così vuol dire semplicemente gira, volta, giusto? Gira la renna che si trova appunto capovolta, ok? Quindi semplicemente un gioco di parole qua. E passiamo allora all'indovinello numero 2. Cosa diventa un re magio quando è triste? Al via con 10 secondi. Un re mogio, giusto? Quando un re magio è triste diventa un re mogio. Qui un gioco di parole semplicemente tra magio e mogio, perché mogio è sinonimo di triste. Oltre a triste, oltre a mogio si può anche dire giù, quindi essere giù, oppure essere avvilito, essere abbattuto, essere giù di morale. Che altri sinonimi abbiamo? Essere a terra anche si può dire per dire essere triste, essere mogio, d'accordo? Qui semplicemente un gioco di parole tra magio e mogio. Passiamo allora all'indovinello numero 3. Perché la notte di Natale la polizia ha arrestato Babbo Natale? Al via con 10 secondi. Questa era un po' difficile in realtà, non che le altre fossero semplici, sinceramente gli altri indovinelli, gli altri giochi di parole, fatemi sapere tra l'altro se li avete indovinati, ma qui perché la polizia ha arrestato Babbo Natale? Perché lo hanno colto con le mani nel sacco, quindi questa è la risposta, lo hanno colto con le mani nel sacco e qui è un gioco di parole, ancora una volta, con l'espressione cogliere con le mani nel sacco, che significa cogliere qualcuno in flagrante, quindi nel momento in cui questa persona sta facendo qualcosa di illegale, di illecito o semplicemente un'azione che non è considerata corretta. Quindi si tradurrebbe in inglese come to catch someone with their hands in the cookie jar, ok? Proprio perché insomma quell'azione anche illecita, diciamo, di mangiare appunto i biscotti quando nessuno
magari nessuno sta guardando, nessuno se ne accorge, un po' così di nascosto, e la stessa cosa anche di sorprendere qualcuno con le mani in un sacco, magari che sta cercando di rubare qualcosa, ok? Quindi questa è l'espressione cogliere qualcuno con le mani nel sacco. E gioca sul fatto che Babbo Natale ovviamente ha questo sacco enorme dove tiene tutti i giochi, tutti i giocattoli da regalare, da donare ai bambini di tutto il mondo nella notte tra il 24 e il 25 di dicembre, e ovviamente per pescar fuori ciascun regalo deve mettere le mani nel sacco per prendere il regalo da dare a ogni bambino, giusto? Quindi deve mettere le mani nel sacco. Qui è il gioco, semplicemente questo gioco di parole. E allora passiamo poi all'indovinello numero 4, che qui abbiamo Santa Claus nella pronuncia italiana, che si sente anche utilizzare in italiano. Oltre a Babbo Natale possiamo dire anche Santa Claus, ok? E qui parliamo proprio di Santa Claus in questo indovinello. Come si chiama chi ha paura di Santa Claus? Al via con 10 secondi. Claustrofobico, quindi chi ha paura di Santa Claus è chiamato claustrofobico. No, ovviamente no, non è chiamato claustrofobico, ma qui semplicemente un gioco di parole, perché Klaus è contenuto nell'aggettivo claustrofobico. Quindi allora chi ha paura di Santa Claus, così insomma per scherzo, è claustrofobico. Claustrofobico in realtà significa una persona che ha paura di spazi chiusi, di luoghi chiusi, ok? Per esempio una persona che ha paura di stare in un ascensore, anche in spazi piuttosto angusti e spazi ristretti, però chiusi, d'accordo? Quindi una persona claustrofobica. In realtà a livello etimologico, ovviamente Santa Claus e Claus non è assolutamente collegato all'aggettivo claustrofobico, che in realtà vuol dire, allora, al suo interno claustrum, che in latino significa luogo chiuso, e poi abbiamo fobico da fobia, dal greco phobos, che significa paura, terrore, d'accordo? Quindi claustrofobico chi ha paura di Santa Claus. No, in realtà, però è semplicemente un gioco di parole, ok? Fatemi sapere se l'avete azzeccato. Questi sono tutti indovinelli piuttosto difficili, vi fanno proprio scervellare questi indovinelli, non vengono così naturali, però vediamo un attimino se con l'indovinello numero 5 ce la fate e mi date la risposta corretta. Allora, cosa si dicono per Natale due dormiglioni? Al via con 10 secondi. Si dicono augiri invece che dire auguri, ok? Qui un gioco di parole con il ghiro che è un animale, che è un roditore, che dorme molto, che va in letargo per mesi e anche di giorno se ne sta rintanato nella sua tana, ok? Quindi in realtà dire che qualcuno è un ghiro vuol dire che è una persona dormigliona, una persona che dorme molto. Si dice proprio dormire come un ghiro, perché è appunto una persona che dorme molto. Il ghiro è un animale che dorme molto. Quindi, allora, due dormiglioni a Natale si dicono augiri invece che dirsi auguri, d'accordo? Gioco di parole ancora una volta. E passiamo allora all'indovinello numero 6. Perché a Natale fa sempre così freddo? Me lo dite voi, come mai a Natale fa sempre così freddo? Al via con 10 secondi. Perché è dicembre, giusto? Con questo brr, questo è il suono semplicemente sono onomatopeico che insomma facciamo quando tremiamo di freddo, giusto? Diciamo brrr quando appunto abbiamo freddo, quindi semplicemente un gioco un po' così col suono del brrr di freddo che è contenuto in realtà nella parola dicembre, d'accordo? Quindi per questo fa sempre così freddo intorno a Natale, proprio perché è dicembre, ok? E passiamo allora all'indovinello numero 7.
come fa un pupazzo di neve a perdere peso? Ditemi un po', come fa a perdere peso un pupazzo di neve? Al via coi 10 secondi. Aspetta che il tempo si scaldi, giusto? Come fa il pupazzo di neve a perdere peso? Semplicemente quando il tempo si scalda, quando le temperature si alzano, ovviamente il pupazzo di neve perde peso corporeo, giusto? Come insomma massa ovviamente di neve che si inizia a sciogliere quando le temperature si alzano, è così quindi che perde peso, semplicemente con l'alzarsi delle temperature, ok? E passiamo allora all'ultimo indovinello di oggi, il numero 8. A che velocità va il cammello dei Re Magi? Al via con 10 secondi. Allora va a tutta mirra. Allora qui un gioco di parole ancora una volta con l'espressione andare a tutta birra, che in realtà significa andare a gran velocità, andare molto molto velocemente, di gran carriera, o impiegare tutte le proprie energie in qualcosa, quindi anche in maniera figurata, e si tradurrebbe un po' in inglese come to go full speed, ok? Quindi andare a tutta birra, però qua diciamo andare a tutta mirra come gioco di parole sui doni che i 3 Re Magi hanno portato a Gesù bambino nella notte tra il 5 e il 6 di gennaio, l'Epifania, poi che si festeggia il 6 di gennaio. Cosa hanno portato i Re Magi a Gesù bambino? Hanno portato l'oro, l'incenso e la mirra, ok? Allora l'oro come simbolo di regalità, l'incenso come simbolo anche di divinità, e poi abbiamo la mirra che è simbolo del sacrificio della morte di Gesù. Perché? Perché ai tempi la mirra, intanto cos'è la mirra? La mirra è una resina che ha proprietà antisettiche, antibatteriche, e veniva utilizzata per la mummificazione, ok? Mummificazione dei corpi, d'accordo? E niente, quindi è proprio simbolo del sacrificio e della morte di Gesù in questo caso. Però perché? Come mai si dice andare a tutta birra? Mi chiederete cosa c'entra la birra in ogni caso in questa espressione dell'andare a gran velocità, andare di gran carriera. Questo perché nel passato i carrettieri davano proprio sorsi di birra proprio la bevanda alcolica, sinceramente la birra che tutti conosciamo, la davano ai cavalli come energetico, ok? Per stimolare proprio le loro performance, anche l'adrenalina. Quindi i carrettieri davano la birra ai cavalli, quindi per farli andare più velocemente, semplicemente per fargli avere più energia. Quindi questa è l'origine poi dell'espressione andare a tutta birra, ok? E questo conclude poi anche la nostra lezione di oggi su questi indovinelli legati alle feste di Natale. Spero che vi sia piaciuta, spero che abbiate imparato qualcosa in più, che vi siate divertiti. Fatemi sapere poi quanti indovinelli avete indovinato, quali avete poi trovato anche più difficile. E niente, scrivetemi tutto nei commenti, così poi ci do un'occhiata lì e poi vi posso rispondere. E se il video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!